Ciao, io sono Rosario, bentornati su Talk e bentornati in questa rubrica all'interno della quale parleremo di market trend. Oggi parleremo di un orologio intramontabile, di un orologio più che mai versatile, l'Omega Aquaterra prima edizione. Orologio nato nel 2002 e fa parte della linea Seamaster, infatti il suo nome completo è Omega Seamaster Aquaterra. Omega lo propose con diverse configurazioni, dai vari colori del quadrante, dal blu al nero all'argento, a tre diverse dimensioni, quella da 36 mm, quella da 39 mm e quella da 41 mm, in due configurazioni diverse di materiale, infatti abbiamo quella tutta in acciaio e quella in acciaio e oro. Il modello che vediamo è un 36 mm, quadrante argentato e bracciale in acciaio, lunetta liscia, datario ad ore 3, del nostro amico Manuel del canale Storie di Orologeria Meccanica. La cassa ha una linea molto classica e le anse ad elica ricordano quelle sagomate dello Speedmaster. Monta il movimento Omega Coaxial 2500 che possiamo ammirare grazie al fondella a vista, che è un'evoluzione dell'Omega 1120, movimento automatico su base ETA 2892. Il movimento Omega 2500 ha un sistema di scappamento coassiale che permette un lungo utilizzo senza il bisogno di interventi di manutenzione, mantenendo la precisione attestata dal certificato di cronometro. Questo orologio fu prodotto fino al 2008, quando viene presentata la seconda generazione, che monta il nuovo calibro 8500 e che venne rinnovata per quanto riguarda il quadrante, infatti vediamo come è reso più sportivo da delle righe verticali, e la cassa, che è anch'essa più sportiva e anche più massiccia. L'ultima versione dell'Acquaterra viene presentata nel 2017 e monta il movimento 8800 e la cosa che dà più nell'occhio è lo spostamento del datario da ore 3 a ore 6. Il quadrante torna ad essere più elegante grazie alle linee che non sono più verticali ma sono orizzontali, e la cassa torna ad essere più snella e anch'essa elegante, ma mantenendo un'anima sportiva. L'Omega Aquaterra prima edizione aveva un prezzo di listino di 2.320 euro per la versione con cassa in acciaio e bracciale in acciaio. Il prezzo dell'usato adesso oscilla tra i 2.900 e i 3.000 euro per un orologio che potrebbe valerne molti di più. Pulito e semplice, un perfetto connubio tra eleganza e sportività, ha delle linee classiche che mi portano a dire che possa essere un everyday watch ideale. È un orologio che può essere acquistato per iniziare una collezione, in quanto potrebbe essere usato ogni giorno e in ogni occasione grazie alla sua versatilità, data anche dalle varie misure che rendono questo orologio indossabile sia per chi ha un polso più esile, quindi la misura da 36 mm, e anche per chi ha un polso un po' più grande, quindi sia quella da 39 che quella da 41 mm. Seguendolo da un po' di tempo, ultimamente abbiamo potuto osservare una leggera crescita, quindi secondo me potrebbe essere un'ottima occasione acquistare questa referenza. Infatti vediamo come potremmo portarci a casa un intramontabile Aquaterra ad oggi con meno di 3.000 euro, quindi al prezzo di un buon Longines, con la possibilità di vederne crescere il valore trainato dall'hype che ormai Omega è in grado di generare tra gli appassionati. Questo orologio è impermeabile fino a 150 metri e anche per questo rappresenta una via di mezzo tra gli eleganti e i professionali Omega. Orologio da poter usare tutti i giorni, sia in acqua che sulla terraferma, come appunto suggerisce il nome. Simile al Datejust della collezione Rolex, che anch'esso rappresenta un perfetto connubio tra sportività ed eleganza, e rappresentava l'orologio più esclusivo della collezione Rolex, che però fu soppiantato dal Day-Date del quale ne ha parlato Alessandro in un video. Credo che acquistare questa prima serie possa essere un'occasione, anche perché il prezzo attuale potrebbe salire, poiché potrebbe essere trascinato dai suoi fratelli più giovani, che hanno un prezzo più alto, pur non distaccandosi dalla filosofia e dal design della prima serie. Infatti vediamo come la misura 39 mm della seconda serie aveva un prezzo di listino di circa 4.000 euro, anche se ha sempre avuto una valutazione più bassa nel mercato del secondo polso, ma possiamo notare come tra alti e bassi adesso stia tornando sulla valutazione di 4.000 euro. L'ultima versione dell'Acquaterra, quella da 38 mm, ossia la misura da uomo più piccola, ha un prezzo di listino di 5.700 euro, però attualmente l'usato ha un valore stimato tra i 3.500 e i 4.500 euro, che sta andando a crescere. Infatti i prezzi in vendita nel mercato dell'usato hanno un prezzo contenuto tra i 4.000 e i 4.500 euro, quindi anche quest'ultima referenza potrebbe rappresentare un'ottima occasione per chi ha dei gusti un po' più moderni. Fatemi sapere nei commenti se anche per voi questo Omega Aquaterra prima edizione rappresenta una buona occasione. Vi ringrazio per essere stati in questo video, se gli argomenti che trattiamo sono di vostro gradimento iscrivetevi che come ben saprete è gratuito. Alla prossima puntata, ciao!